say fire. Easily, easily, irons, surgical blessings. È il secondo sabato di febbraio del 2020 e mi trovo ad Addis Abeba, la capitale più alta di tutta l'Africa. Respiro aria fresca, finalmente libero dagli impegni di lavoro delle settimane precedenti, durante le quali ho guidato un gruppo di viaggiatori attraverso un lungo tour dell'Etiopia per assistere ai celebrativi dell'Epifania etiope, il Timket, dalla città di Gondar fino al deserto della Dankalia, passando per la Crocoro del Tigray e ovviamente per l'Alibela. Il sole splende alto in un cielo terzo e decido di raggiungere alcuni amici appassionati di trekking che ogni sabato pomeriggio si trovano per realizzare escursioni e corse campestri negli altipiani attorno alla capitale. Bevo un bunna e mi dirigo verso Meskel Square, la gigantesca piazza dove ogni 27 settembre si celebra il ritrovamento della vera croce di Cristo con l'accensione di un immenso falò. Così mi incammino in un'avventurosa passeggiata che dalla piazza di Arat Kilo mi fa attraversare tutto il centro di Addis, ma la folla per le strade e il fitto traffico mi fanno capire che non è un giorno come gli altri. Il ritrovo è presso il parcheggio dell'Hilton Hotel e mentre mi avvicino camminando, a ogni angolo di strada aumenta la presenza di polizia e forze dell'ordine. Mi riparo dal sole coprendomi il capo con la natella. Saluto dicendo Selam a ogni militare che incrocio e accelero il passo. Dopo circa mezz'ora sono all'entrata del parcheggio in perfetto orario e con lo sguardo cerco i miei compagni di trekking. Si appoggia al muro che la devo perquisire, mi dice in amarico un poliziotto mentre mi avvicino all'ingresso del parcheggio. In Etiopia la perquisizione presso qualsiasi ingresso pubblico è all'ordine del giorno, quindi non batto ciglio e apro il mio zaino. Macchina fotografica, acqua, soldi, passaporto, torcia elettrica, armi? Per un istante penso di fare una battuta divertente per smorzare i toni, ma subito cambio idea e semplicemente scuoto il capo, rispondendo Yalem. Il giovane militare mi guarda serio e, rimettendo maldestramente le cose nello zaino, mi lascia entrare finalmente nel parcheggio. Cerco i miei amici, ma non vedo nessuno tranne miriadi di poliziotti e soldati di ogni tipo, oltre a macchine di lusso e jeep blindate. Decido quindi di aspettare seduto all'ombra, tanto la puntualità è opzionale in Etiopia. Durante l'attesa, vedendo frotte di guardie del corpo attorno a eminenze ed alti funzionari africani, mi sovviene di quando 9 anni prima, nel lontano 2011, dopo una lunga settimana di attesa alla porta del Papa etiope, che a quel tempo era Abuna Paulos, ero riuscito a farmi ricevere personalmente presso la sua residenza di Addis Abeba, potendogli donare una copia della mia traduzione del Kebre Negast e ricevendo da parte sua una serie infinita di lasciapassare col sigillo papale per poter entrare in tutte le chiese delle numerose diocesi etiopi e aver modo così di dialogare con i monaci riguardo agli antichi manoscritti Tewahedo, venendo trattato come studioso e credente e non più come turista. Fu un momento molto importante della mia vita, penso, mentre aspetto nel parcheggio, un momento di cui ho capito il significato intrinseco solo molto tempo dopo. Intanto guardo il sole e capisco che sto aspettando da oltre un'ora e attorno a me non c'è traccia di escursionisti né di conoscenti, solo politici e persone illustri, assieme a militari e guardie del corpo ben armate. Mando un paio di messaggi telefonici ai miei amici, ma non ricevo alcuna risposta. Mi alzo quindi per andarmene, ma proprio in quel momento vedo passare davanti a me un volto noto, anzi amico. Abrish! Lo chiamo con piacere. Lui mi vede, parcheggia la grossa jeep e mi fa cenno di raggiungerlo. È Abraham, uno degli autisti che lavora per la mia stessa agenzia di viaggi, la migliore d'Etiopia ovviamente, Simien Eco Tours. Un ragazzo che nel tempo mi ha accompagnato in tante avventure attraverso il paese, da Addis a Gondar ai monti Simien, cui vetta è Ras Dejen,
il monte più alto d'Etiopia, fino al safari nel parco nazionale di Kafta Shiraro, una riserva di elefanti al confine con Eritrea e Sudan, presso il fiume Takase, principale affluente del Nilo. Insomma, un amico e un fratello per me dopo tanti chilometri insieme, infatti Abrish è forma amichevole per Abraham. Ebbene, soltanto mentre lo raggiungo, passando attraverso i vari ministri e capi di Stato africani, mi rendo finalmente conto di dove mi trovi realmente. Ci abbracciamo 3 volte, unendo le spalle, secondo il tradizionale saluto etiope. Denane Abrish, gli dico. Selam no, Lorenzo. Denanen, Amesgennal, risponde Abraham. Exabire Masgan, concludo io, e ci riabbracciamo di nuovo, felici di esserci incontrati per caso. Poi, in un attimo, Abraham chiarisce ogni mio dubbio. Sto accompagnando una persona molto importante oggi, è un capo di Stato. Ora devo andare, ma se voi ci sentiamo stasera ci sarà un concerto, mi dice. E sì, rispondo io. Rastaman Aimotum, mi saluta lui. Derbi aber, ambessa yasser, concludo col mio proverbio etiope preferito, che in pratica equivale a l'unione fa la forza. Ci diamo altre 3 amichevoli spallate di saluto e poi torno per la mia strada prima che si faccia troppo tardi. Rimase semplicemente così, un giorno di attesa, senza trekking. Da quel giorno sono passati 2 lunghi anni, che in Etiopia, oltre alla pandemia, sono stati anni terribili, di guerra civile in Tigray e conseguente crisi umanitaria, con milioni di sfollati e migliaia di morti in tutto il paese, di cui in Europa e nel mondo purtroppo si è parlato a malapena. Eppure solo ieri, mentre nel cuore della notte riflettevo sull'assurdità della guerra, ho capito il significato di quel pomeriggio nel parcheggio dell'Hilton Hotel di Addis Abeba. Perché ieri notte, mentre rileggevo la fine del libro Così parlò Rastafari, l'imperatore Haile Selassie davvero mi ha parlato. Mi ha fatto capire che quel giorno di attesa non era un caso, visto che mi trovavo a pochi metri dal 33° congresso dell'Unione Africana, fondata dal Negus nel maggio del 1963 col nome di Organizzazione dell'Unità Africana. Certo, non stavo partecipando all'incontro internazionale né tantomeno parlando ai leader dell'Africa riuniti, però ero lì, a pochi passi dal luogo che più di ogni altro è importante per stabilire il destino e il futuro del continente africano. E una cosa soprattutto mi ha insegnato Rastafari. Nella vita niente è casuale, sono tutte tappe di un lungo viaggio. E così adesso, dopo 2 anni di guerra civile e pandemia e l'imminente incubo di un possibile conflitto mondiale, forse addirittura nucleare, penso al senso della vita e alle numerose tappe del viaggio in Etiopia, personale e collettivo, dai tempi dell'Australopiteco Lucy fino a noi. L'Etiopia del passato stiamo imparando a conoscerla insieme, grazie anche a questo canale, Rasta School, e soprattutto ai miei libri. Sono sicuro che qualcuno degli ascoltatori condivide con me un male certo meno letale di un virus o di una bomba atomica, ma da cui difficilmente si può guarire: il mal d'Africa. Personalmente, se a condurmi in Etiopia è stato Rastafari, nel tempo, lavorando come guida, ho imparato a amare ogni singolo angolo di questo grande paese che, con circa 120 milioni di abitanti, è il secondo più popoloso dell'Africa. Dal monte Ras Dejen, alto ben 4.550 metri, ad Allol e il lago Assale, che si trovano a oltre 150 metri sotto il livello del mare. Del resto, come non innamorarsi dell'Etiopia? Non è comune trovarsi in un paese dove a poche ore di distanza ci siano uno dei punti più elevati del continente e uno dei luoghi più bassi, ovvero avvallati del mondo, che si stima inoltre essere la principale culla dell'umanità, la regione Afar. E cosa dire di Dallol? Immenso cratere vulcanico fatto di concrezioni cristalline che sfumano continuamente dal giallo all'azzurro, all'arancione, al bianco.
ogni giorno diverse, da secoli. A volte in un paesaggio lunare, di sorgenti calde, montagne di zolfo, coni di sale, piccoli geyser gassosi e vasche di acidi isolate da cornici di cristalli solidificati. In questa vasta landa salina e desertica le temperature possono raggiungere i 60 gradi ed è infatti considerato uno dei luoghi più inospitali della Terra. Eppure i nostri antenati Lusi, Selam e Ardi vengono proprio dal deserto di sale della Dancalia nella regione di Afar e noi con loro. Questo, senza necessità di affrontare temi geologici, fa capire quanto sia cambiato il mondo nel corso dei millenni e con lui anche l'uomo. Lo stesso uomo che molto tempo dopo, deluso e scioccato dalle crociate, è andato alla ricerca del leggendario prete Gianni e si è trovato ad aiutare il Negus Gebre Meskel nella costruzione di numerose chiese monolitiche ipogee, unite da una rete interminabile di cunicoli sotterranei, note come complesso di Lalibela. E così, a poche ore di distanza, si trovano il luogo creato da Dio, più incredibile che io abbia mai visto, dall'Ol, e il luogo creato dall'uomo più affascinante che abbia mai visitato, ovvero Lalibela. Provare per credere. Come si fa allora a non soffrire di mal d'Africa? E il viaggio continua verso i monti Simien, dove ad attenderti sulla sommità dell'acrocoro etiope ci sono centinaia di scimmie vegetariane chiamate gelada, riunite pacificamente in enormi gruppi che ti mostreranno senza scomporsi il loro vivere quotidiano, fatto di radici raccolte, cuccioli da spulciare e zuffe per la femmina. Non poi così diverso dall'Australopithecus afarensis, né da noi. Proprio alle pendici della montagna si trova l'antica capitale di Gondar, dove ogni anno, il 19 di gennaio, si celebra il Timkat, una sorta di epifania etiope in cui tutti i fedeli riuniti rinnovano la devozione verso il battesimo di Cristo, tuffandosi all'unisono nella piscina del castello di Fasilide, alle prime luci dell'alba. Uno spettacolo portentoso, ho avuto il privilegio di partecipare anche 2 anni fa assieme al gruppo di viaggiatori che stavo accompagnando e sinceramente mi trovavo seduto sugli spalti d'onore vicino alla prima e unica donna capo di Stato in Africa, la Presidente della Repubblica Etiope, Sahle-Work Zewde. A onor di cronaca devo anzi dire che questa ennesima casualità, ai miei occhi voluta da Haile Selassie, ha salvato la vita a me e a tutto il mio gruppo, perché proprio all'apice della funzione religiosa, mentre migliaia di persone stavano cantando e danzando al crepuscolo per ringraziare Dio, gli affollatissimi spalti di legno davanti a noi su cui eravamo seduti poche ore prima sono tragicamente crollati, provocando la morte e il ferimento di centinaia tra i presenti in pochi istanti. Simbolicamente l'anno 2020 per noi a Gondar è iniziato così, da sopravvissuti. Da allora sono passati solo 2 anni, eppure il mondo sembra completamente cambiato in così poco tempo. Involontariamente chiuso in casa durante la pandemia, come Gregorio Illuminatore, il santo armeno e voce narrante del Kebre Negest, che per anni fu imprigionato nella fossa, ho avuto modo di interrogarmi sulla natura delle cose, sul senso della vita e sul futuro dell'Africa, in particolare dell'Etiopia. Purtroppo non posso dare un'esaustiva risposta in questo breve video, ma lavorando nel settore turistico mi è chiaro già da ora che tra guerre e pandemia sono destinate a cambiare molte delle dinamiche di viaggio cui eravamo abituati, e con esse certamente l'intera economia africana che si basa ampiamente sul turismo. Questo ancora una volta mi fa interrogare sul futuro dell'Africa. Dovete infatti sapere che da anni, realizzando corsi di formazione per le decine di guide e impiegati che lavorano nella mia stessa agenzia di viaggi, cerco, nel mio piccolo, di sensibilizzare i miei interlocutori oltre che sul vitale tema del vegetarianesimo, anche riguardo al controllo delle nascite in Etiopia, ovvero al crescente incremento demografico e al possibile uso di precauzioni. Ma è un monologo senza risposta, perché la Chiesa ortodossa Tewahedo, come del resto quasi tutte le religioni,
bandisce l'uso di contraccettivi e il popolo etiope, nella sua immensa fede, ripete in coro: nella Bibbia c'è scritto di moltiplicarsi. Per questo, nell'infinito amore che nutro per Haile Selassie, per la sua Chiesa e per il suo popolo, personalmente penso sia arrivato il momento per l'Etiopia di compiere, pur senza scordare la propria fondamentale tradizione, un nuovo passo in avanti, prima che siano una guerra o un virus a prendere scelte al posto degli uomini. È giunto il tempo di acquisire nuovamente coscienza di sé e decidere cosa vuole essere in futuro. La questione vale non solo per l'Etiopia, ma anche per l'intera umanità. Facile a dirsi, ma in pratica come farlo? A tal riguardo ci viene in aiuto l'Australopiteco lusi, che insieme a Selam e Hardy rappresenta l'evoluzione della specie di cui anche noi facciamo parte. Forse questa è la chiave di lettura, l'evoluzione che inevitabilmente ci porta dal presente a essere l'uomo del futuro. Dunque non è necessario credere che Haile Selassie rappresenti la parusia per sedersi in questo apocalittico periodo di guerra e pandemia e riflettere su quale potrebbe essere l'uomo del futuro e con lui il destino dell'Africa e del mondo. In cosa consiste la grandezza dei re? Non siamo forse tutti re agli occhi dell'Altissimo? Qual è dunque la nostra grandezza? Rastafari è un simbolo, come Cristo. È il nome che diamo a un'idea di uguaglianza, di empatia, di altruismo, altrimenti difficilmente descrivibile se non con la parola amore. Tutti gli uomini e le donne che si muovono nel giusto sono Rastafari, almeno per me. E quando Haile Selassie mi ha portato in Etiopia, la tappa più importante nel lungo cammino spirituale è stata certamente Aksum. Là, sotto i bagni della regina di Saba, accanto alle antiche stele aksumite, ordinatamente disposte come evidente messaggio per il futuro, ho trovato Zion, l'arca dell'alleanza. Cosa rappresenta dunque oggigiorno l'arca dell'alleanza, il Tabot, fulcro della Bibbia come del Kebr Negest? È possibile che in essa siano rinchiuse le risposte sul destino del mondo, persino quelle sulla guerra e la pandemia, scritte su pietra indelebile e consegnate da Dio all'uomo migliaia di anni fa. Questo sarà solo il tempo a dirlo. Ed è un messaggio che forse tarderemo ancora molto tempo a saper tradurre. Eppure, chiuso nella fossa con Gregorio Illuminatore, penso che il futuro dell'Etiopia e con essa del mondo dipenda anche da noi adesso. Siamo noi che evolvendo diverremo l'uomo del futuro. Ecco che l'arca dell'alleanza giunge allora in nostro soccorso, intesa come alleanza con Dio, alleanza tra gli uomini, alleanza con la natura e con la terra. Solo questa alleanza può salvarci da ogni guerra e ogni pandemia. L'alleanza con noi stessi, come genere umano. Questo credo sia il messaggio che Lucy vuole lanciare all'uomo del futuro. È questa la nostra grandezza. Ma se il contenuto dell'arca rimarrà sempre un mistero della fede, abbiamo comunque altre parole ed esempi che possono aiutarci a seguire il cammino, a trovare i prossimi passi della nostra evoluzione. Tra essi, certamente i capitoli del Kebr Negest, la Bibbia Rastafari, e i più recenti discorsi dell'imperatore Haile Selassie, che soprattutto in un momento cruciale per l'umanità, di tensioni internazionali e scelte decisive per il futuro della collettività, come quello che stiamo vivendo durante il conflitto in Ucraina, rappresentano indubbiamente un modello da seguire e su cui continuare a riflettere oggi come ieri. Questo è il principale obiettivo del canale Rasta School: contribuire alla divulgazione di un messaggio che non riguarda solo l'Etiopia o i Rastafari, ma è universale e forse addirittura eterno.
Adesso più che mai sono importanti le parole del Negus Haile Selassie per aiutarci a tracciare la rotta verso il futuro, senza scordarci delle nostre origini, perché il mantenimento della pace e la garanzia delle libertà e dei diritti fondamentali dell'uomo richiedono coraggio ed eterna vigilanza. Il coraggio di parlare e di agire, e se necessario di soffrire e morire per la verità e la giustizia. Eterna vigilanza affinché la minima trasgressione della moralità internazionale non passi inosservata e impunita. Questa lezione deve essere nuovamente assimilata da ogni nuova generazione, che è una generazione davvero fortunata se impara da un'amara esperienza che non sia la propria. La qui riunita organizzazione e ciascuno dei suoi membri hanno una somma e terribile responsabilità: assorbire la saggezza della storia e applicarla ai problemi del presente, in modo che le generazioni future possano nascere, vivere e morire in pace. Solo se i nuovi leader politici, africani e non solo, sapranno fare tesoro degli insegnamenti del Negus e della storia, allora la parola pace avrà realmente un senso e Lucy, Selam e Hardy potranno continuare a evolversi in un'Africa finalmente unita e soprattutto libera, e noi con loro. Perché l'uomo del futuro sarà uomo di spiritualità, di giustizia e di armonia. Sarà etico, ecologista, vegetariano, rispettoso. Sarà uomo di moralità, di empatia, di meditazione e di coscienza. Sarà unico e unificato come Cristo. Sarà uomo di libertà e di amore fraterno. Questo io credo. Questo mi ha detto Haile Selassie ieri sera, mentre finivo il libro. Così parlò Rastafari. L'uomo del futuro sarà uomo di pace, o non sarà. Grazie per l'attenzione. Rastafari. This is for myself, me notice today my dating's coming away, and so my friends tell me not dead, me say what I do wait for to do, what I was dreaming of, no time to wait, no time to lose, just time to say this is giving the praise, this is fulfill the book, this is the Rasta mission, the only way for the redemption, we're finding a brand new foundation, from the natural mystic association, yeah. Abuse, and mama heard she rebel die. She do the revolution we're supposed to come for right today. Many people die because too hot in New York. I know they get shot to one another, eating meat and killing the youth all over the world, and they're hot, yow. Again in China, hurricane, lightning, brimstone, and fire, fire, fire every day. People too much, no one can afford prices, crisis. Many people born, many people die, and I'm superior to the valley of confusion with it interior. What you can't see, just if you believe something. Over us is guiding us, helping us just to understand the reason of everything, of our being tomorrow of humanity. Rastafari.
every day is the way